Benvenuti su Italian Pod. Io sono Alessia. E io sono Giovanni. Ciao a tutti. Oggi iniziamo con una domanda. Una domanda semplice, ma che fa pensare molto. Giovanni, secondo te, potresti vivere senza il tuo smartphone per un intero mese? Un mese intero? Sì, penso di sì. Sì, ce la farei. Davvero? Così sicuro? Beh, potrei usare il computer, guardare la televisione. La vita andrebbe avanti lo stesso, no? Ah, ma aspetta. Solo smartphone. Niente app sul telefono, niente notifiche, niente mappe, niente musica in streaming. Ma in quel caso prenderei un vecchio telefono, uno di quelli con i tasti fisici. Un telefono stupido, come si dice in inglese. Un dumb phone. Ti chiamerei ogni giorno. Pronto? Alessia, dove sei? E io ti risponderei, Giovanni, sono in casa con te. Esatto. Ma se sono fuori? Se mi perdo? Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti. Quindi la difficoltà principale sarebbe orientarsi? O cos'altro? Orientarsi sì, ma anche le piccole cose. Mandare messaggi, fare foto, ascoltare musica in macchina. Non sono cose essenziali, ma ci siamo talmente abituati che sembra impossibile farne a meno. Esatto, farne a meno. Questa è un'espressione molto importante oggi. Significa rinunciare a qualcosa, vivere senza qualcosa. Ad esempio, non riesco a fare a meno del caffè. Oppure, potresti fare a meno della televisione? Bello. E tu, Alessia? Potresti fare a meno dello smartphone? Onestamente, più di quanto voglia ammettere, no. Qualche anno fa l'ho provato davvero. Ho comprato un telefono con i tasti e l'ho usato per qualche mese. Sul serio? Sì, e la cosa più difficile non era la mancanza di internet, era mandare i messaggi. Premere lo stesso tasto 3 volte per scrivere una lettera sola, una tortura. Sì, quella tastiera era una pazienza infinita. Esattamente. E poi le foto. Non avevo modo di fotografare i momenti belli, i posti nuovi, le persone care. Quello mi mancava moltissimo. Sì, ci siamo abituati a documentare tutto. Ogni pasto, ogni tramonto, ogni momento divertente. Forse è troppo, ma è la realtà di oggi. Ora, prima di andare avanti, riprendiamo il vocabolario di questa prima parte. Farne a meno. To do without something. To manage without it. Ci siamo abituati. We've gotten used to it. Mi mancava. I missed it. Provate a usare queste espressioni. Ad esempio, non riesco a fare a meno della musica, oppure mi mancava molto parlare con i miei amici. Passiamo alla seconda domanda. Potresti vivere senza caffè o tè per il resto della tua vita? Per il resto della vita? No, assolutamente no. Così diretto. Giovanni, il caffè per me è un rito. La mattina quella tazza di caffè nero è sacra. È il momento in cui mi sveglio davvero, in cui la giornata comincia. Capisco perfettamente. Anche per me è così. Bevo 2 caffè al giorno, uno la mattina, uno dopo pranzo, e non riesco a immaginare la giornata senza. E poi non è solo la caffeina, è il momento in cui ti fermi, respiri, pensi. Se qualcuno mi dicesse da domani niente più caffè, sarei triste. Non solo stanca, proprio triste. Sì, c'è una differenza importante lì. Triste, non solo stanco. Stanco significa tired, triste significa sad. Il corpo si abitua alla mancanza di caffeina nel tempo, ma la mente vuole quel rituale. Esatto, e questa è una distinzione utile per voi che ci ascoltate. In italiano usiamo spesso questi due aggettivi in modo diverso. Sono stanco, il corpo è esausto, sono triste, c'è qualcosa che mi pesa dentro, emotivamente. Bene, quindi anche tu, Alessia, non faresti a meno del caffè. Mai. E tu? Ma forse potrei sopravvivere, ma sarei una persona diversa, meno allegra, meno produttiva, meno Giovanni. Meno Giovanni, perfetto. Andiamo alla terza domanda. Potresti vivere senza internet se avessi ancora accesso ai libri e alla televisione? Ah, questa è più complicata, perché ormai tutto è digitale. Il conto in banca, i documenti, il lavoro, la comunicazione. Non è solo intrattenimento. Esatto, e poi c'è un aspetto psicologico. Se sei l'unico senza internet mentre tutti gli altri ce l'hanno,
Ti senti escluso. È diverso dal mondo intero che perde la connessione. Sì, se cade internet per tutti ci adattiamo insieme, ma se sei solo tu a non averlo? Sei quello strano, quello che vive fuori dal mondo. Esatto. Comunque io penso che potrei farcela, ma sarebbe difficile, molto difficile. E tu? Ho un rapporto di amore e odio con internet. Da un lato è uno strumento meraviglioso, puoi imparare l'italiano, puoi studiare, puoi restare in contatto con le persone lontane. Dall'altro senti sempre il bisogno di controllare qualcosa, di essere connessa, di rispondere subito. Sì, è difficile trovare l'equilibrio. L'equilibrio, the balance, un'altra parola importante. Cerco di trovare l'equilibrio tra il lavoro e la vita personale, oppure è difficile trovare l'equilibrio nell'uso dei social. Perfetto. Parliamo anche di abituarsi a qualcosa. To get used to something. Mi sono abituato a lavorare da casa. Si è abituata a vivere senza televisione. Notate la forma riflessiva. Abituarsi. Il soggetto fa l'azione su se stesso. La quarta domanda è molto diversa dalle altre. Potresti vivere senza parlare per un'intera settimana? Senza parlare. Neanche un giorno. Impossibile. Lo sapevo. Io sono una persona che parla tantissimo. Parlo, canto, fischio, faccio rumore. I miei colleghi mi dicono sempre: Giovanni, abbassa la voce. Esiste questo tipo di esperienza, sai? Si chiamano ritiri del silenzio, silent retreats. Persone che vanno in un posto speciale per una settimana, senza parlare, senza musica, senza schermi, solo silenzio e meditazione. Sembra una tortura per me. Perché lo farebbe qualcuno? Molte persone dicono che è trasformativo, che alla fine escono diverse, più consapevoli, più tranquille, ma bisogna volerlo davvero, bisogna essere convinti che ne valga la pena. Ne valga la pena. That it's worth it. Bella espressione. Vale la pena studiare l'italiano? Is it worth studying Italian? E la risposta è sempre sì, ovviamente. Assolutamente. Per me il silenzio non è una punizione, a differenza di Giovanni. Anzi, a volte ho bisogno di silenzio per pensare, per ricaricarmi. Sì, sei più introversa di me. Forse un po', ma anche io non potrei stare in silenzio assoluto per una settimana. Potrei farcela fisicamente. Il corpo non ha bisogno di parlare per sopravvivere, ma sarebbe molto pesante mentalmente. Pesante qui non significa heavy nel senso fisico, ma difficile da sopportare emotivamente. Esatto. Questa situazione è molto pesante. This situation is very hard to bear. È un uso molto comune in italiano. Quinta domanda. Potresti vivere senza musica? E con musica intendiamo tutto. Niente canzoni in macchina, niente musica nei negozi, niente colonne sonore nei film. Oh no, 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 no. La musica è la mia vita. Ho sempre una melodia in testa. Sempre. Lo so, sei sempre lì che canticchi qualcosa. Canticchiare. To hum, to sing softly to yourself. È una cosa bellissima, no? Quando una canzone ti rimane in testa e la canticchi senza nemmeno accorgertene. Io invece penso che potrei fare a meno della musica più facilmente. Non perché non mi piaccia, mi piace, ma spesso preferisco il silenzio o un podcast a una canzone. Davvero? Per me la musica è un'emozione, non è sottofondo, è qualcosa che mi tocca dentro. Capisco. E in italiano usiamo un'espressione bellissima per questo. Mi fa venire i brividi. It gives me goosebumps. Questa canzone mi fa venire i brividi ogni volta. Sì, oppure mi tocca il cuore, it touches my heart. Queste sono espressioni molto naturali e autentiche che gli italiani usano davvero quando parlano di musica, di arte, di emozioni. E poi c'è avere un brano in testa. To have a song stuck in your head. Un brano è una canzone, un pezzo musicale. Ho quel brano in testa da stamattina e non riesco a liberarmene. Esatto, succede sempre nei momenti peggiori. Domanda numero 6. Potresti vivere senza i social media per un anno intero?
E prima di rispondere, definiamo cosa sono i social media. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tutto quello su cui puoi interagire con altri. Aspetta, YouTube conta come social media? Secondo me sì, puoi commentare, puoi rispondere, puoi interagire con altri utenti. È una piattaforma sociale. Ma io lo uso più come strumento di apprendimento che come social. Però hai ragione, tecnicamente è un social media. E WhatsApp? È social media? Ah, questa è la domanda difficile. WhatsApp con la famiglia, con gli amici vicini, per me è quasi come una telefonata. È diverso da Instagram dove mostri la tua vita a tutti. Concordo. Quindi, escludendo le chat private, potresti vivere senza i social media tradizionali? Sì, credo di sì. Nella mia vita personale potrei farne a meno. Nel lavoro è diverso. Se il mio lavoro dipende dai social media, non posso semplicemente sparire. Sparire. To disappear. Un verbo molto utile. È sparito per 3 giorni senza rispondere a nessuno. È drammatico come verbo, perfetto per descrivere qualcuno che smette di usare i social. Esatto, però c'è un aspetto etico che mi interessa molto. Voglio usare queste piattaforme per qualcosa di buono. Voglio che le persone guardino i miei contenuti e poi vadano fuori a vivere la loro vita. Non voglio che restino incollate allo schermo. Restare incollati allo schermo. To stay glued to the screen. Bellissima espressione. Mio figlio resta incollato allo schermo per ore. La usiamo spesso con i bambini, ma vale per tutti. Esatto. E un consiglio sincero? Usate l'italiano per imparare, per crescere, per connettervi con la cultura. E poi andate fuori, toccate il mondo reale. Ben detto. Domanda numero 7. Potresti vivere senza il tuo cibo preferito per sempre? Allora, qual è il tuo cibo preferito, Giovanni? La pizza, ovviamente. Sono italiano. Che sorpresa! Però, sai, se proprio dovessi rinunciare alla pizza, sopravviverei. Sarebbe triste, ma troverei un'alternativa. Un buon piatto di pasta, una bella focaccia. C'è tanta buona cucina in Italia. Rinunciare a qualcosa. To give something up, to renounce something. Ho rinunciato allo zucchero per un mese. Non riesco a rinunciare al formaggio. E tu, Alessia? Quale sarebbe il cibo a cui non potresti mai rinunciare? La frutta fresca. Lo so, sembra semplice, ma per me una bella fetta di cocomero d'estate o una pesca matura è qualcosa di perfetto, ogni volta. Ah, la frutta, così sana. È genuina, è naturale e mi fa sentire bene. Se penso a un cibo che mi dà soddisfazione ogni volta, senza eccezioni, è la frutta. Dare soddisfazione. To be satisfying. To give satisfaction. Questo lavoro mi dà molta soddisfazione. Cucinare per la famiglia mi dà soddisfazione. Un verbo bellissimo. E poi c'è l'aggettivo soddisfatto, satisfied, fulfilled. Sono soddisfatta di questa conversazione. Sei soddisfatto del risultato? Ottava domanda, e questa è interessante dal punto di vista scientifico. Potresti vivere senza luci elettriche se potessi ancora usare candele e luce solare? Solo candele e sole? Penso di sì. Anzi, penso che sarebbe più sano. Sano? In che senso? Beh, il nostro corpo ha un ritmo naturale legato alla luce del sole. Si chiama ritmo circadiano. Ci svegliamo con la luce, ci addormentiamo quando è buio. Le luci artificiali hanno rotto questo ritmo completamente. Rompere un ritmo, to disrupt a rhythm, o più in generale rompere un equilibrio. È un'espressione forte. La tecnologia ha rotto il nostro rapporto con la natura. Esatto. E poi, se fossi costretta ad andare a letto quando tramonta il sole, probabilmente dormirei meglio, svegliarmi più riposata, essere più produttiva durante il giorno. Però c'è un problema pratico. In inverno il sole tramonta alle 5 del pomeriggio. È vero. Forse questa sarebbe una cosa da fare solo d'estate, quando c'è tanta luce. Io penso che potrei farcela, ma solo perché so che è salutare. Dovrei convincermi che ne vale la pena, altrimenti sarebbe solo scomodo. Scomodo, uncomfortable, inconvenient, non fisicamente doloroso, ma fastidioso, non pratico. Questo divano è scomodo, è una situazione scomoda. E il contrario, comodo, comfortable, convenient. Questa poltrona è comodissima. È comodo avere un supermercato vicino a casa. Bello, io ho un ricordo di questo. Qualche anno fa c'è stata una grande tempesta e siamo rimasti senza elettricità per giorni.
Ah, sì, e com'è stato? Strano, all'inizio quasi affascinante, le candele, il silenzio, quella sensazione di rallentare, ma dopo 2 giorni capivi quanto sei abituata ad avere la luce quando vuoi. La notte arrivava così velocemente. Sì, senza la luce artificiale ti rendi conto di quanto sia buio davvero. Esatto, rendersi conto di qualcosa means to realize something, to become aware of something. È un'espressione fondamentale in italiano. Mi sono resa conto che non avevo il portafoglio. Si è reso conto troppo tardi di aver sbagliato. Molto naturale. Nona domanda, quasi alla fine. Potresti vivere senza spendere soldi per un intero weekend? Sì, facilmente. Non è una cosa difficile se hai già il cibo in casa e vivi in un posto dove puoi fare attività gratuite. Anch'io. Un weekend senza spendere per me significa una passeggiata, cucinare qualcosa di buono con quello che ho già, stare con gli amici. Non ho bisogno di spendere per stare bene. Stare bene means to feel good, to be well, non solo nel senso fisico, ma anche emotivo. Sto bene quando sono con le persone che amo. Non sto bene in questo periodo, sono stressata. E spendere means to spend money. Attenzione, spendere tempo non si usa in italiano come in inglese. Per il tempo diciamo passare del tempo o dedicare del tempo. Ho passato il weekend con la famiglia, ho dedicato 2 ore allo studio. Ottima precisazione. In inglese dici spend time e spend money con lo stesso verbo, ma in italiano sono diversi. Spendo soldi, ma passo il tempo. Esatto, un errore molto comune per chi impara l'italiano partendo dall'inglese. E arriviamo all'ultima domanda, la numero 10. Potresti vivere senza scarpe per tutta l'estate? Tutta l'estate a piedi nudi? Piedi nudi, nessuna scarpa, nessun sandalo, nessuna infradito, solo il contatto diretto con il suolo. Ma in teoria sì. Se fossi a casa mia, in giardino, in un posto naturale, potrei farlo. Ma andare al supermercato a piedi nudi? No. Capisco. Però esiste tutta una filosofia intorno al camminare scalzi. Alcune persone dicono che le scarpe sono come piccole prigioni per i piedi. Ho sentito questa cosa. In inglese li chiamano foot coffins, bare piedi, nella bara. Esatto, foot coffins, bare piedi nella bara. È un po' estremo come immagine, ma capisco il punto. Le scarpe cambiano completamente il modo in cui camminiamo, come il peso si distribuisce sul piede. E ci sono scarpe con la suola sottilissima, quasi come camminare scalzi, ma con un po' di protezione. Si chiamano scarpe minimaliste. Sì, io le uso a volte. Senti ogni sasso, ogni irregolarità del suolo. All'inizio fa un po' male, ma poi il piede si rinforza. Rinforzarsi, to strengthen, to get stronger. Il corpo si rinforza con l'esercizio. La mente si rinforza con le sfide. È un verbo riflessivo bellissimo. E poi c'è qualcosa di molto speciale nel camminare scalzi sull'erba bagnata al mattino o sulla sabbia tiepida al mare. È una sensazione che ti connette alla terra. La terra, the earth, the ground, the soil. Una parola con tanti significati. La terra, con la maiuscola, è il pianeta. La terra minuscola è il suolo sotto i nostri piedi, o la campagna, o la patria. Questa è la terra dei miei nonni. Bellissimo. E io penso che se vivessi in campagna o vicino al mare, potrei davvero passare tutta l'estate senza scarpe. In città è impossibile, il marciapiede caldo, il vetro, i pericoli, ma in un posto naturale? Sarebbe quasi terapeutico. Terapeutico, therapeutic. Fare una passeggiata nel bosco è terapeutico. Cucinare è terapeutico per me. È un aggettivo che usiamo spesso per descrivere attività che ci rilassano e ci fanno stare bene. Perfetto. Allora Alessia, prima di salutare, tiriamo le somme. Di tutte queste domande, qual è la cosa a cui potresti rinunciare più facilmente? Probabilmente i social media. Nella vita personale, intendo. E tu? Forse le luci elettriche d'estate. Se fossi costretto mi adatterei. E quella a cui non potresti assolutamente rinunciare? La frutta. Lo so, è banale, ma è la verità. E tu? Il caffè, senza dubbio. Senza il caffè non sono io. Non sei Giovanni. Esatto.
Senza dubbio, without a doubt, absolutely. Un'espressione molto utile per essere enfatici. Questo è, senza dubbio, il miglior caffè che abbia mai bevuto. Bellissima! E adesso vogliamo sentire da voi. Quale di queste domande vi ha fatto pensare di più? Potreste vivere senza smartphone, senza musica, senza il vostro cibo preferito? Pensateci, praticate queste espressioni ad alta voce e soprattutto continuate a imparare l'italiano ogni giorno, anche solo per 10 minuti. Esatto. L'importante è la costanza. La costanza è consistency, perseverance. Con la costanza si raggiungono grandi risultati. Non importa se studi tanto o poco, l'importante è farlo ogni giorno. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Sono Alessia. E io sono Giovanni. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao! Ciao a tutti!